Ciao e bentornati in questo nuovo video. Mi avete fatto delle domande e oggi rispondo a tutte le domande. Così posso spiegare meglio perché sono qui in Italia, la mia avventura che mi ha portato qui e anche se ho intenzione di restare qui in Italia. Quindi iniziamo con la prima domanda. Cosa ti ha spinto a vivere in Italia? Durante l'università, quando vivevo a Los Angeles, sono andata per 4-5 mesi a studiare a Roma. Ho studiato comunicazione e cinema, ma ho avuto tutte le lezioni in inglese. Quindi durante quel periodo a Roma non ho imparato molto italiano, solo molto basico, un livello molto basso. Ma mi è piaciuto molto vivere a Roma, in Italia, e sapevo che anche quando sono tornata negli Stati Uniti, che un giorno volevo tornare per vivere qui, ma volevo imparare la lingua per capire meglio la cultura e non sentirmi una turista. Quindi dopo l'università ho iniziato a studiare italiano da sola a casa. Era molto difficile perché era difficile fare pratiche con la lingua mentre vivevo a Los Angeles, ma se guardate il mio altro canale su YouTube sapete che faccio i video della mia esperienza con l'italiano, quindi ho iniziato a studiare durante la pandemia. Quando le cose sono migliorate con il Covid, ho deciso di venire qui in Italia per studiare italiano a una scuola di lingua privata, non all'università qui a Bologna. E all'inizio volevo venire qui solo per 6 mesi a questa scuola, ma dopo 2-3 mesi ho deciso che in realtà mi piacerebbe restare qui per più tempo e adesso vivo qui da 2 anni e 4 mesi. Insomma, avevo questo sogno di venire qui per studiare la lingua e eccomi qua. Quando hai deciso di venire in Italia e cosa ti ha fatto scegliere proprio Bologna come città? Ok, la prima parte ho già risposto, quindi perché proprio Bologna. È interessante perché prima di venire qui non ero mai stata qui a Bologna e ho deciso di trasferirmi qui. Forse sembra un po' pazzo, un po' strano, ma ne ho sentito parlare molto bene e quindi perché ho sentito che è una città piccola, ma c'è sempre qualcosa da fare. Ci sono molti giovani perché c'è l'università qui, sì, anche se è piccola, una città piccola, non è noiosa, è molto vivace, ci sono molti giovani, studenti, quindi è facile conoscere nuove persone, è una buona posizione perché c'è il Bologna Centrale qui, la stazione, e da qui posso raggiungere qualsiasi città praticamente in Italia, quindi è molto facile viaggiare. Viaggio molto spesso e ben collegata. E sì, per me è perfetto perché in realtà adesso preferisco vivere qui perché Roma è una città per me adesso troppo grande e troppo caotica. Quindi team Bologna. Ti posso chiedere cosa fai a Bologna? Studi o lavori? In realtà tutti e due. Come ho detto, sono arrivata qui soprattutto per studiare l'italiano. Poi dopo un po' ho deciso di lavorare, visto che volevo restare qui per più tempo, ovviamente devo avere un modo per guadagnare soldi e per 7-8 mesi ho lavorato come social media manager, quindi lavoro da casa, faccio smart working e solo part time, quindi sono andata a scuola durante la mattina per 4 ore, poi sono tornata e ho lavorato. Adesso ho deciso di fare freelance, lavoro autonomo, perché non volevo lavorare per solo un'azienda, perché mi piace molto fare molte cose diverse. Mi piace fare diversi progetti per diverse aziende e non volevo fare solo una cosa perché dopo un po' diventa un po' noioso fare sempre la stessa routine, la stessa cosa. Quindi adesso faccio dei progetti per molte diverse aziende, è molto più per me interessante e divertente, ma ovviamente è un po' stressante essere una persona che lavora da autonomo perché non sai a volte quanto guadagni ogni mese, perché può cambiare molto. Faccio video contenuti per i brand
sui social, e volevo aggiungere che adesso sto facendo il processo per la doppia cittadinanza, perché dopo un anno qui ho scoperto che potevo chiedere la doppia cittadinanza perché ho le radici italiane, ma purtroppo è un processo molto lungo, quindi direi che forse entro l'anno prossimo avrò la cittadinanza italiana. Speriamo. Vuoi vivere in Italia per sempre o ci sono altri paesi dove vuoi vivere? Questa domanda è sempre molto interessante e tutti me la chiedono. L'unica cosa è che non capisco perché deve essere per sempre, perché non so mai qualcosa che voglio fare o un posto in cui voglio vivere per sempre, perché la cosa bella della vita è che puoi cambiare idea e non si sa mai cosa succederà nella vita. Mi fa sempre la domanda: vivi qui in Italia per sempre o torni in America? E non capisco perché non posso fare tutti e due, nel senso che non devo stare qui in Italia per sempre. Se voglio tornare per un po' in America, va bene. Adesso vedo la mia vita un po' così. Mi piacerebbe stare qui in Italia per molto più tempo perché mi trovo molto bene qui, sono molto contenta qui, ma ho ancora la mia famiglia, i miei amici che vivono ancora negli Stati Uniti, quindi durante l'estate voglio tornare per un po', tipo un mese, 2 mesi, per vedere la mia famiglia, i miei amici, nella mia casa, e l'ho fatto quest'anno, sono tornata negli Stati Uniti per 5 settimane. In futuro voglio fare qualcosa del genere, tipo per l'estate forse vado in America, visto che durante l'estate qui a Bologna fa un caldo assurdo, quindi non voglio stare qui. E chissà, mi piacerebbe avere nuove esperienze, quindi non so, forse farei un anno all'estero e forse in un altro paese, ma per adesso mi piacerebbe stare qui per molto più tempo in Italia. Sto facendo il processo per la doppia cittadinanza, quindi dopo la cittadinanza e il passaporto mi piacerebbe vivere qui, perché almeno posso vivere qui senza chiedere sempre un nuovo permesso di soggiorno, ma forse un altro paese sarebbe interessante. Vediamo. Hai dei cantanti preferiti in Italia? Mi piace Annalisa, Fra Quintale, Mahmood, Maneskin, Giorgio Poi, Angelina Mango, Laila Al-Hubash, o un playlist su Spotify, se volete vedere cosa ascolto. E da quanti anni studi l'italiano? Ok, in realtà da 5 anni, e molte persone hanno visto il mio primo video e hanno detto wow, ma parli benissimo dopo solo 2 anni, ma in realtà è da 5 anni che studio italiano e solo 2 anni che vivo qui a Bologna. Ma direi che non ho fatto molto progresso quando ho studiato per i 3 anni a Los Angeles, perché come ho detto è molto molto difficile imparare e fare pratica con la lingua quando studi da solo e quando non vivi nel paese. Ed è difficile mantenere la motivazione a studiare ogni giorno, perché a volte ero troppo impegnata con lavoro e non ho studiato per alcuni mesi, quindi non ho studiato per 5 anni tipo ogni giorno, ma adesso, visto che vivo qui in Italia, parlo in italiano ogni giorno. Ho migliorato tantissimo quando mi sono trasferita qui e per questo motivo che ho questo livello più alto di italiano. Prossima domanda: ti piacciono i videogiochi? Sei una persona credente in qualche religione? E quanto sei alta? Un mix interessante di domande. 1. Non gioco più videogiochi. Quando ero più piccola, sì, ma adesso no, ma mi piaceva molto The Sims. So che è molto basico, ma mi piaceva molto giocare a The Sims, ma anche altri videogiochi, perché quando ero piccola avevo una PS3. Ma mai qualcosa molto violento, non mi piace molto. Ma pensavo di prendere un Nintendo Switch perché mia sorella ce l'ha, quando la vedo e giochiamo insieme è molto divertente, quindi pensavo di prendere un Switch, magari quest'anno me la regalo per Natale. Poi, riguardo alle religione, sono cresciuta presbiteriana, quindi andavo in chiesa, ma non mi considero religiosa adesso. Direi che sono più spirituale
credo in qualcosa, ma più un'energia universale, qualcosa del genere. Ma non voglio entrare troppo nei dettagli di questo argomento, quindi sono alta 1,78, quindi sì, sono abbastanza alta. Hai avuto occasione di vedere qualche altra città italiana da quando sei in Italia? Oddio, sì, molte città. Ho una lista sul mio telefono perché ormai ho visto molte città in Italia perché mi piace molto viaggiare e quando sono arrivata qui ho viaggiato molto da sola. Ovviamente tutte le città turistiche, Roma, Firenze, Venezia, Milano, ma anche molte città in Emilia-Romagna e nel nord, Sicilia. Sono andata in Sardegna per la prima volta quest'anno. Puglia, adoro la Puglia, ci sono stata 3 volte. In Sicilia ci sono stata 2 volte. A Palermo, Cefalù, Siracusa, Catania, Taormina, ma ci sono ancora molti posti che mi piacerebbe vedere. Per esempio non sono mai stata in Calabria, quindi prossima vacanza in Calabria. Questa domanda è molto interessante e l'ultima domanda. Noti che la tua personalità cambia in base alla lingua che parli? Non ancora. Trovo questo argomento molto interessante perché molte persone dicono che hanno un'altra personalità in un'altra lingua, ma sono una persona timida in inglese e più timida in italiano, quindi non so, non ho trovato la mia personalità italiana. Forse quando mi sento più sicura del mio italiano, penso che sia molto comune dirlo, ma mi sento più divertente in inglese, perché capisco gli scherzi e l'umorismo in italiano, ma non riesco ad essere molto divertente in italiano. Non faccio molto gli scherzi, le battute in italiano, perché per me è troppo difficile, ma forse, come ho detto, perché sono ancora troppo timida. E basta, queste sono le domande che mi avete fatto. Per i prossimi video voglio fare più i vlog della mia vita qui a Bologna, così potete vedere la mia routine, un giorno nella mia vita. E se avete altre domande scrivetele nei commenti qui sotto. Ciao e alla prossima!